Ben ritrovati. Ecco, dopo tutti questi mesi di assenza dai social, in parte, soprattutto da YouTube e dal mio canale, volevo spiegarvi il motivo e ho pensato che il modo migliore di farlo fosse portarvi qui, ovvero nella stanza che ho creato per la mia collezione di strumenti musicali. Una collezione di cui ho parlato raramente, ma ho citato spesso quando parlando di alta fedeltà ho sempre ribadito il mio pensiero per cui un appassionato che voglia dirigere il suo impianto nella giusta direzione da un punto di vista timbrico, dinamico, di energia, di reattività, di attacchi, di tutte quelle cose che rendono la musica davvero viva, deve sempre essere vicino alla musica. Non che questo significhi per forza circondarsi di strumenti musicali, si può anche frequentare molti concerti, però diciamo che suonare degli strumenti, averne a disposizione a distanza ravvicinata, ascoltare come suonano in condizioni come questa, rappresenta la stragrande maggioranza di come i dischi vengono incisi. Perché non che questo sia uno studio, tutt'altro, anzi vedete il trattamento acustico veramente blando, blando, che serve solo a non farmi spaccare la testa quando suono la batteria. Ma il punto è, la maggior parte degli strumenti che sono registrati nei nostri dischi sono ripresi da una distanza estremamente ravvicinata. I microfoni solitamente sono davanti alla bocca del cantante, ovviamente, ma anche davanti al sound hole di una chitarra acustica e vicino alla tastiera. Sono davanti agli amplificatori quando si tratta di chitarre elettriche o acustiche amplificate, sono addosso ai tamburi, ai timpani e nel caso di un Hammond come questo con il suo Leslie sono davanti alla bocca del Leslie e al suo woofer sottostante. E questa esperienza che fa il microfono non è l'esperienza che fa l'ascoltatore di concerto quando siede in ennesima fila a teatro, in auditorium o dove sia, e quando si ascoltano quei brani con un enorme effetto presenza degli strumenti e si rimane beati del livello di dettaglio, la raffinatezza di ogni piccola sfumatura sonora che il nostro impianto riesce a tirare fuori, dobbiamo anche ricordarci molto bene di come suonavano davvero quelle situazioni lì, di quanta energia erano capaci di comunicare, l'attacco, la dinamica, la velocità dei transienti impressionante e tutta una serie di cose che quando mi siedo dietro una batteria, imbraccio una chitarra o suono l'Hammond, mi ricordo. E questo contorno è sempre stato un mio grande compagno di avventure, anche per quanto riguarda proprio la passione per l'alta fedeltà. Siccome dopo il trasloco non avevo ancora un ambiente adeguato a portare tutti i miei strumenti, mi ero messo di buzzo buono e in questa primavera, quando ho cessato contestualmente di avere il tempo di caricare i video su YouTube, ho cominciato a sgomberare quest'area che era tutta un deposito, ho cercato di arredarla, di ravvivarla in qualche maniera e con pazienza ho portato tutto quello che vedete. Abbiamo diverse chitarre acustiche, diverse chitarre elettriche, amplificatori per entrambe, un Hammond B3, bellissimo, con il suo Leslie 122 RV, una particolare versione con riverbero, ma a parte quello in tutto e per tutto uguale alla classica combinazione B3-122, famosissima del jazz e non solo. Non dissimile da quella famosa anche per il rock, che avrebbe visto magari, come faceva John Lord, un Hammond C3, che però è identico, solamente carenato sui lati, e un Leslie 147, che è la versione sbilanciata del 122 ed è però, a parte alcuni dettagli come la velocità di accelerazione del tremolo, in tutto e per tutto uguale nelle sonorità al 122. Quindi con questo ensemble si possono suonare i Deep Purple, i Procolarum e ci si può avventurare nel jazz per chi ne è capace.
La batteria è una Premier di fine anni 50 ed è allestita come lo era il kit suonato da Mitch Mitchell nella Experience Hendrix, la band di Jimi Hendrix, prima che fosse, a mio parere, spinto per ragioni di marketing, di fama e di estetica, a passare a Ludwig. Prima di passare a Ludwig, il primo album fu registrato con una Premier fatta così, e secondo me è un suono distintivo di batteria ed è quello che mi è rimasto nel cuore sin da ragazzo. Quando penso alla batteria rock, io penso a quel suono lì, a Mitch Mitchell nell'album Are You Experienced? Ed eccoci qui, un passaggio veloce perché non posso non tranquillizzarvi del fatto che nonostante l'impegno riservato alla stanza degli strumenti musicali, anche la stanza dell'alta fedeltà non è stata trascurata, non ha preso troppa polvere e tantomeno muffa, è stata utilizzata ed è stata anche affinata. Non sono entrati nuovi componenti, ma come anticipavo, l'assentarmi per qualche tempo e rientrarci a mente fredda e con occhi nuovi mi ha permesso di notare alcune imprecisioni nel posizionamento dei diffusori, alcune imprecisioni che mi davano pena perché non mi permettevano di raggiungere una determinata simmetria dei diffusori rispetto al mobile che uso come centratore del sistema e non riuscivo a capire il perché. Alla fine ho avuto un'illuminazione e ho capito quale riferimento avevo preso in maniera errata e dove mi portava. Quindi sono riuscito a correggere quel piccolo errore di qualche centimetro che a queste distanze, con queste proporzioni, si sente assolutamente. Quindi ancora un miglior centraggio della scena e una risposta più omogenea da entrambi i diffusori. Per il resto, la stanza è stata riarredata un pochino a livello di tappeti e di qualche ornamento che mi aiuta a fare un non invasivo trattamento acustico, affinato in parte con le misure, importantissime, lo dico per chi è fresco di certe diatribe, importantissime e coniugate con l'ascolto e il buon orecchio, ancora più importante. Quindi questo è quanto e ci vediamo presto.